Zafferano e riso alla milanese d'O. Questo riso l'abbiamo pensato, creato e fatto per Expo 2015, quindi ho voluto cambiare un po' quello che era l'atteggiamento nei confronti di due ingredienti molto milanesi e molto importanti, quali sono il riso e lo zafferano. Quindi sono andato a fondo nella ricetta, ho un po' stravolto quella che era la ricetta tradizionale. Less is more, mi piace dire, perché ho levato la cipolla, quindi il soffritto che anche la mia cara mamma fa e continua a fare, ripreso dalla tradizione. Ho levato il vino bianco, ho levato il brodo, ho mantenuto due cose importanti, appunto lo zafferano e il riso. Per questa ricetta naturalmente ho bisogno di un po' di acqua fredda, un po' di maizena, lo zafferano, gli stimi di zafferano, che è la selezione che io faccio con la Collina d'Oro, oserei dire quasi a chilometro zero, quindi vicino al ristorante. Abbiamo questa coltivazione di zafferano, poi un profumo di limone, grana padano, in questo caso usiamo un 27 mesi di stagionatura, un burro dolce centrifugato a freddo, aceto di vino bianco e naturalmente riso. Questo è un Carnaroli dell'Oltrepo Pavese stagionato per 18 mesi. Per fare questo nuovo riso allo zafferano ho bisogno naturalmente un po' di maizena, come dicevo, dell'acqua fredda che mi aiuta a stemperare la maizena. Poi faccio scaldare dell'acqua, aggiungo un pizzico di sale, piano piano aggiungo la maizena con l'acqua, la stempero per bene, levo dalla fonte di calore, lascio intiepidire per qualche secondo, giusto perché voglio rispettare al massimo quello che è lo zafferano, per cui non voglio cuocerlo in maniera violenta come si fa nel normale risotto alla milanese, ma voglio che vada ad estrarre il profumo naturale e quindi non devo far passare una determinata temperatura che è quella di 65-68 gradi al massimo, per cui questa è una temperatura assolutamente accessibile. Se si avesse un termometro andrebbe benissimo, ma basta fare molta attenzione, toccando, assaggiando come ho fatto, per cui basta appoggiare sul labbro, che è la parte più sensibile, e naturalmente 40 gradi, 45, 50, fino a 60, toccando leggermente, fino a 58, 60 riusciamo a recepire il calore, per cui io direi che a questo punto va bene. Faccio questa operazione molto semplice. Questa è la purezza dello zafferano e la bellezza dello zafferano. Li adagio sull'acqua addensata e poi faccio questa operazione. Qui ho preparato un biberon da cucina. Vedete che al momento è bianco, ma vedete i pistilli rossi, integri, puri. Vi garantisco che comincio a sentire il profumo dello zafferano. Lasciamo intiepidire leggermente e adesso vedete che, come una sorta di magia, l'acqua comincia a prendere il colore. Questa operazione l'ho fatta perché tengo molto al rispetto di questo ingrediente molto molto particolare, non caro ma costoso, per cui credo che l'unico modo per rispettarlo sia quello di trattarlo in maniera delicata per estrapolare l'essenza che ha dentro nel pistillo e utilizzarla poi in un piatto classico e tradizionale quale è il vecchio e caro risotto alla milanese. Io lo lascerei in infusione nel suo biberon e a questo punto, come vuole la cucina, l'organizzazione è la cosa più importante. Cominciamo con questa nuova versione del cucinare il riso. Questo è un Carnaroli stagionato dell'Oltrepo Pavese, Inverni.
questo marchio storico con cui ho selezionato questo riso, facendo una qualità dedicata a noi, che è quella che poi io utilizzo nel ristorante. E entro subito nel dettaglio di questo piatto, che è questa tostatura. Voglio che, come dicevo poco fa, il riso sappia di riso e lo zafferano sappia i profumi di zafferano. Per cui ho abolito totalmente quello che è il soffritto di cipolla con olio o burro, e a contatto con la pentola, con il metallo, ho messo il riso. E l'unica operazione da fare è questa che sto facendo, per cui tocco il riso, si scalda sempre di più. Cosa succede? Come nel curry, mi viene in mente, quando si vuole ottenere un buon curry più o meno piccante, più o meno dolce, le spezie vanno tostate a stretto contatto con il metallo senza alcun grasso. Questo è quello che io faccio con il cereale, per cui a contatto del calore del metallo scaldo. Vi garantisco che la parte olfattiva in questo momento è quella di sentire il profumo puro di cereale. Quindi io tocco perché a seconda del calore io posso decidere come intervenire con la parte liquida, quindi con l'acqua. E poi, secondo il mio profumo, il mio gusto, io appunto intervengo per avere più o meno il profumo del cereale intenso. Per cui questo è, direi, caldo. Se saltate il riso così sentite la vampata di cereale che fuoriesce, e poi direi che possiamo iniziare piano piano a bagnare con acqua pura. Bagniamo, rimestiamo leggermente e a calore basso lasciamo cuocere piano piano, con molta delicatezza. Non lo tocchiamo più, a parte fare questo movimento ogni tanto per verificare, e poi piano piano arriviamo alla cottura finale aggiungendo l'acqua poco per volta. Molto semplice questa preparazione, all'apparenza la cosa importante è quella del gusto finale, per cui qui l'obiettivo mio è quello di arrivare ad avere un profumo eccellente di cereale e naturalmente valorizzare quello che è il profumo dell'ingrediente più importante di questo piatto, cioè lo zafferano. Perché a mio parere il riso è, come in molte situazioni della pasta, è un foglio bianco sul quale si può scrivere con qualsiasi tipologia di penna, per cui la penna, i colori della penna sono le stagioni e gli ingredienti, e il foglio bianco rimane sempre il riso. Siamo a 16 minuti di cottura, a questo punto direi che possiamo assaggiare. Totalmente insipido, come doveva essere, perché se avessi aggiunto il sale all'inizio sarebbe naturalmente l'acqua evaporata e avrei avuto un riso molto salato, per cui comincio a salare leggermente adesso. Facciamo evaporare il residuo d'acqua. Ancora un pizzico di sale. E spegniamo totalmente la fonte di calore. Lasciamo riposare un minuto così, come sto facendo. A questo punto possiamo aggiungere, anche qui andiamo un po' per contrasto, un po' di aceto di vino bianco per dare quell'acidità di cui ho bisogno per rilevare ancora di più il profumo del cereale. Il giusto ricordo della buccia del limone, perché nella storia del risotto alla milanese c'è sempre stato quella parte di gremolata che veniva abbinata all'ossobuco quando era il piatto unico, non mettendo carne o stinco di vitello o quindi l'ossobuco o midollo. Voglio mantenere un po'
il ponte che lega la tradizione a questa innovazione, quindi un leggero profumo di essenza di limone con la parte esterna, la parte gialla, ma proprio un tocco. Adesso si è leggermente intiepidito, quindi posso aggiungere una piccola noce di burro. Così facendo io ho un riso che è non completamente bollente, perché avete visto l'ho portato ad abbassare un po' la temperatura fuori dalla fonte di calore, per cui il burro si sta sciogliendo in maniera molto cremosa, perché non si separa la parte grassa dalla parte del siero. Poi a seconda del proprio gusto possiamo aggiungere più o meno burro. Qui abbiamo del grana grattugiato. Anche questo a seconda del nostro gusto lo aggiungiamo a questo punto, ma non prima, perché così facendo si scioglie alla temperatura giusta per creare cremosità ancora di più senza filare, perché normalmente quando si mette il grana nella mantecatura si fa l'errore di farlo sul fuoco, per cui sopra una certa temperatura, che è quella oltre gli 82 gradi, il formaggio comincia a filare proprio perché cuoce. Io ho bisogno solo del profumo del grana, soprattutto perché è un grana stagionato. Vedete che il burro ha quasi difficoltà nel sciogliersi per la temperatura molto delicata, per cui facendo così abbiamo una cremosità più intensa senza l'aggiunta di un ulteriore punto di grasso. Aggiungo poco grana ancora e nel caso, se si volesse mantenere più cremoso, un po' di acqua tiepida per completare. Adesso a palato sento che manca un tocco di profumo di limone, quindi lo aggiungo, sempre in maniera molto delicata. Riprendiamo il nostro zafferano, vedete il colore. Il profumo è l'essenza totale dello zafferano che ha rilasciato piano piano in questi 16 minuti di cottura del riso, temperatura giusta. Mi piace presentare il riso a velo sul piatto proprio perché comincia ad intiepidirsi ancora di più, per cui quando lo serviamo arriva a una temperatura per cui è subito possibile degustare. Questo è il mio foglio bianco su cui vado a scrivere con diversi tipi di colori, e naturalmente i colori sono gli ingredienti della stagione, e in questo caso è il giallo dello zafferano puro. Zafferano e riso alla milanese DO. Hai appena finito di vedere una lezione del nostro corso. Se vuoi continuare o scoprirne di nuovi, vieni su accademia.tv. Qui ci sono tantissime ricette di chef famosi, oppure puoi iniziare con la nostra scuola, un percorso di formazione a tema food and beverage.